Ciao, sono Chiara. In questo video vedremo come progettare un giardino seguendo delle semplici regole di buona progettazione, in modo da assicurarne una buona durabilità nel tempo, una fruizione in sicurezza da parte degli utenti e un corretto inserimento nel contesto di riferimento. Ma iniziamo subito guardando assieme delle slide introduttive. Le fasi della progettazione di un giardino sono analisi preliminare del contesto, progettazione concettuale, progettazione generale, progettazione specifica e predisposizione degli elaborati e delle richieste di autorizzazione. La fase di analisi si articola in analisi delle esigenze della committenza, sopralluoghi, rilievi fotografici, geometrici diretti e indiretti, reperimento dati, progetti e cartografie, indagini su posizione del sito, caratteristiche delle zone confinanti, tipo e stile degli edifici esistenti, morfologia del terreno, tipo di suolo e drenaggio, vegetazione esistente, condizioni climatiche e microclimatiche, visuali e panorami. Il primo passo della progettazione concettuale prevede la stesura di un diagramma concettuale, ovvero un disegno a mano libera composto da curve chiuse, rette e simboli che rappresentano i vari spazi progettuali, la loro disposizione, la relazione tra essi e il loro rapporto con il contesto. Lo scopo del diagramma è quello di fornire l'organizzazione generale del progetto dopo averne individuato un tema. La progettazione generale o preliminare consiste nel passaggio dagli schemi del concept alla rappresentazione grafica mongiana, completa di misure e indicazioni funzionali. In questa fase è anche possibile riformulare le scelte progettuali che non si ritengono più adeguate. La fase esecutiva, quella della progettazione specifica o esecutiva, consiste nell'approfondimento del grado di dettaglio del progetto. Vengono operate le scelte dei materiali, delle essenze arboree, dell'arredo e il progetto viene corredato da grafici di dettaglio e particolari costruttivi. Bene, ora vedremo un esempio di giardino modellato con Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica. Iniziamo la modellazione del giardino dall'ambiente terreno. Con l'oggetto muro su terreno tracciamo il perimetro del giardino. In questo caso si tratterà di uno spazio verde attrezzato di pertinenza ad un fabbricato e avente dimensioni 45 x 20 metri. Aggiungiamo al muro appena modellato anche il coprimuro e la ringhiera, sfruttando le funzionalità dell'oggetto muro su terreno. Dalla grafica 2D con la linea guida parallela tracciamo la geometria degli spazi da progettare. Il giardino sarà di tipo a gradoni, sfruttando il dislivello naturale del terreno di partenza. Tracciamo poi il perimetro della gradonata con l'oggetto movimento terra e ne modifichiamo la quota o dalle proprietà o manualmente, generando in questo modo anche le quantità corrispondenti agli scavi e ai riporti di progetto. Dall'ambiente architettonico, con l'oggetto soletta, tracciamo le aree che saranno pavimentate e ne modifichiamo la quota digitando un valore dalle proprietà, in modo che coincidano con i gradoni modellati nell'ambiente terreno. A questo punto, tornando nell'ambiente terreno, modelliamo le scale di connessione tra le gradonate. Costruiamo in tutto 3 rampe, 2 di larghezza 1,20 m e con 8 alzate per superare il primo dislivello e una di 4 metri di larghezza per raggiungere l'ultimo terrazzamento. Chiuso l'editor delle scale, ne modifichiamo l'altezza manualmente, agganciandola alle solette appena modellate. Modifichiamo dalle proprietà anche il materiale delle scale e delle solette e lo estendiamo agli oggetti che desideriamo con il comando eredita proprietà.
Proseguiamo modellando le aiuole con cespugli di lavanda e aggiungendo la vegetazione. Il catalogo di Edificius ci permetterà di scegliere le tipologie più appropriate e di disporle nel modo che più riteniamo opportuno, riproducendo anche una disposizione degli elementi di tipo casuale in modo da avvicinarsi maggiormente alla rappresentazione realistica di uno spazio verde. Nella parte più alta del giardino, dedicata al relax, costruiamo una piscina. Ne definiamo l'ingombro e la geometria, tracciando preliminarmente la sagoma con le linee guida. Con l'oggetto piscina, poi, ne ricalchiamo i contorni, ottenendo una vasca di 10,5 x 2,8 metri. Ne modifichiamo l'altezza, la profondità e il bordo, digitando i nuovi valori dalle proprietà. Differenziamo l'area piscina impiegando una pavimentazione in tavolato di legno. Preleviamo il materiale dal catalogo e lo applichiamo alla soletta. Dall'ambiente terreno completiamo il giardino inserendo la vegetazione. Per scegliere le tipologie di verde da piantumare è consigliabile far riferimento al luogo, all'orientamento del lotto e alla funzione specifica che si vuole assegnare alla vegetazione. Sceglieremo per esempio dei sempreverdi per ottenere una schermatura visiva, acustica e per la delimitazione dei confini, dei cespugli di lavanda nelle aiuole, dei salici per creare ombreggiatura e degli alberi di bisco con fiori viola e rossi per dare colore all'intorno. Gli alberi prelevati dal catalogo di Edificius possono anche essere modificati secondo le nostre esigenze progettuali, modificando, come in questo caso, le dimensioni. Costruiamo infine un sistema di ombreggiatura costituito da travi e pilastri in legno e addossato al muro di cinta. Con l'oggetto trave, dopo aver scelto una sezione di 200 x 200, tracciamo le travi principali e ne modifichiamo il delta. Disegniamo la travatura secondaria con l'oggetto graticcio di travi e ne modifichiamo la sezione, il materiale, il delta e infine l'orditura. Posizioniamo anche i pilastri in corrispondenza delle travi di chiusura, ne modifichiamo il delta dalle proprietà e l'altezza portando il punto di aggancio all'intradosso della trave principale. Completiamo il progetto inserendo dal catalogo degli oggetti 3D elementi d'arredo che migliorino la fruizione degli spazi. Il catalogo di Edificius ci consente un'ampia scelta per l'arredo di ogni tipologia di spazio, compreso gli spazi esterni e i giardini attrezzati. Inseriamo nello specifico tavoli da esterno con sedie e giochi per bambini. Infine possiamo verificare tutte le scelte progettuali dalla vista Real Time Rendering, navigando in tempo reale nel modello. Velocemente esportiamo anche le tavole grafiche esecutive, complete di piante, sezioni, viste assonometriche e render.
E ora vediamo le 10 cose da ricordare per una corretta progettazione di giardini. Prima di iniziare il progetto, consultare i regolamenti del comune di riferimento. Iniziare la progettazione con un concept di partenza. Per scegliere le tipologie di vegetazione, far riferimento a luogo, orientamento del lotto, funzione che si vuole assegnare alla vegetazione. Scegliere i materiali in modo da assicurare durabilità all'opera, coerenza con il concept di progetto e fruizione in sicurezza da parte degli utenti. Progettare aree attrezzate nel verde. Prevedere arredo adatto all'esterno. Concepire un sistema adeguato di irrigazione nel verde. Prevedere un corretto smaltimento delle acque meteoriche. Prevedere sistemi di ombreggiatura e di illuminazione e non tralasciare muri e recinzioni perimetrali. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo che potete scaricare tutti i file di progetto dall'articolo di approfondimento che trovate cliccando il link nella descrizione del video. Per aprire i file è possibile scaricare gratuitamente la versione trial di Edificius sempre cliccando al link nella descrizione del video. Vi ricordo inoltre che è aperta anche la sezione commenti, per qualsiasi dubbio ci potete contattare e noi saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.